Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi ragazzi è un po' diverso dal solito, nel senso che andremo a vedere il movimento energetico per chi è in una relazione, anche se la relazione fosse del tipo ho in mente quella persona, sia che sia ufficiale sia che non lo sia, ok? Poi per quello che riguarda la famiglia piuttosto che i single pubblicherò le stese a 3 scelte. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche e romantiche per la prima metà di giugno e abbiamo la carta dell'imperatore. Amici del Capricorno, periodo di stabilità, periodo di concretezza con la carta dell'imperatore e vi dirò che potrebbe anche rappresentare la persona di interesse o una presa di posizione, mi dicono. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link per le previsioni del primo semestre del 2024, le previsioni per l'estate e il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Qui abbiamo un bel mago. La carta della giustizia. Cavaliere di bastoni, 7 di bastoni, allora qui abbiamo un 6 di bastoni e la morte e qui abbiamo un 9 di bastoni e il giudizio. Wow. Allora, devo dire che sembra una storia agli inizi, o una relazione agli inizi, se prima è stata storia, come se fosse diventata ufficiale o diventerà ufficiale. Vi dico, c'è la giustizia in centro, quindi qui è come se qualche cosa venisse regolarizzato, venisse ufficializzato, la carta anche l'imperatore, la carta principale della lettura, quindi come se qualche cosa prendesse una forma, diciamo, più concreta. Mm? Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere questo mago. Due di spade, regina di bastoni e luna. Ho come l'idea che da parte... Ah, un'altra cosa, in questa lettura parlerò delle vostre energie e delle energie dell'altra persona, ma potrebbe essere che le sentiate invertite. Questo tenetelo presente. Allora, diciamo che la vostra energia, per come la sento adesso, poi andiamo avanti, cioè vediamo, lo vedremo andando avanti. Come se avesse decideste nella prima parte di giugno di seguire un po' di più il flusso, di lasciarvi un pochettino più trasportare. Vi dico, il mago in sé è una carta di inizio, ma è anche una carta di azione, però è come il decidere di ok, va bene. Perché c'è un 2 di spade che mi parla di dubbi e c'è la luna che anch'essa mi parla di dubbi, di cose nascoste, ma ho come la sensazione che
un po' ve ne infischierete dei dubbi che avete. Andiamo a vedere la giustizia. 9 di spade. Otto di pentacoli e re di pentacoli. Allora, devo dire che l'energia la sento bella, cioè questa giustizia veramente mette in equilibrio la relazione, o potrebbe essere una relazione effettivamente in equilibrio, o potrebbe parlare appunto di una contrattualizzazione, regolarizzazione della relazione. Però guardate, io l'altra persona la sento proprio ben predisposta nei vostri confronti, la sento generosa. Qui può anche essere che uno dei due abbia delle carenze a livello economico, delle carenze a livello lavorativo, e che la persona che invece non le ha dia una mano, che aiuti. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. 4 di coppe. Mm. 4 di coppe e regina di pentacoli. Sì, l'altra persona è di cuore, ragazzi. Ho come la sensazione che faccia abbastanza, che sia abbastanza focalizzata su di voi, che faccia abbastanza per, insomma, alleggerirvi un po' la situazione, la questione. Cioè, ha comunque un cavaliere di bastoni, quindi io sento che ha voglia di fare, c'è un certo tipo di passione, di movimento. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Questa regina di pentacoli per qualcuno potrebbe essere un ex di questa persona, che gli ronza intorno nella prima parte di giugno. O magari in realtà lo sento come se fosse una questione da risolvere con questa persona. Prendete la lettura che più vi piace, che più vi vibra. Allora, il 7 di bastoni è spiegato da un asso di bastoni e da un 2 di pentacoli. C'è una sorta di reinizio, di aggiornamento, come vi spiego? Però, perché abbiamo un 2 di pentacoli ed è come se ci fosse un ciclo che si ripete, e qui abbiamo un asso di bastoni che è un incontro, un inizio con passione, un'intenzione, un'azione, che è quella che avete qua con il mago. Credo che sarete voi ad andare più in... ma anche l'altra persona la vedo in movimento in realtà. Aspettate, andiamo a vedere i 6 di bastoni e la morte. Allora, prima il 6 di bastoni e adesso la morte. È uscita la morte per il 6. Allora, come le metto di qua? Abbiamo un fante di spade e la morte per il 6 di bastoni e una stella e un 5 di pentacoli per la morte. Guardate, ho la sensazione che voi cerchiate questo tipo di stabilità che l'altra persona vorrebbe, ma per qualche motivo, può essere questa donna, può essere una questione pratica, per qualche motivo c'è con queste due morti, il fante di spade e il 5 di pentacoli, c'è da lasciarsi indietro qualche tipo di obiettivo, qualche tipo di risultato. C'è come un obiettivo che avete posto, che non nego potrebbe essere quello di un contratto, quello che vi serve per avere questa concretezza,
Ho come l'idea che non sia tanto il caso in questo periodo di forzare la mano con quello che volete, con questo obiettivo. Qui con la morte si tratta di togliersi dalla testa un'idea, eh. Sia con il fante di spade può essere l'idea, con la stella può essere l'obiettivo, il punto d'arrivo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni e il giudizio. Prima il 9. Abbiamo un fante di bastoni. Andiamo al giudizio. Qui ragazzi, perché ho la sensazione che sia una questione che si ripete, per quello che avete bisogno di mettere un punto, di regolarizzare. Vi dico, c'è qualche questione che si ripete. Sento da entrambe le parti comunque un'intenzione di andare avanti, ma è come se voi faceste di più mentre l'altra persona ha anche altre cose da gestire, però comunque qualsiasi sia la situazione sento che c'è la voglia di andare avanti insieme. Il fatto che ci sia la giustizia mi dice che qualche tipo di firma, contratto, risoluzione di qualche questione legale potrebbe arrivare. Tenete presente che anche qui avete il giudizio e poi c'è il sole, si parla di una rinascita. E qui anche avete 2 volte la io credo che una volta che definirete qual è l'obiettivo da lasciare indietro, quello che vi siete messi in testa e che non è più sano, che vi fa rimanere attaccati a, una materialità, l'attaccamento è sempre dell'ego. Capirete meglio, è come se con questo giudizio avrete una visione di insieme migliore, maggiore. E poi c'è anche la carta del sole. Sento che alla fine del periodo, quindi verso metà giugno, diciamo, avrete le idee molto, molto più chiare e sinceramente con questo 9 di bastoni e il fante di bastoni sento che qualcuno inizierà a vedere per sé in modo da proteggersi, non in modo da essere egoisti. Però qui c'è proprio da ok, aspetta un attimo perché questo obiettivo mi sta denutrendo magari, mi sta sì, è come se ci fosse qualche cosa che si ripete ma che non dà risultati. E qui c'è come il: "Okay, capisco che cosa devo fare per cambiare la situazione. Adesso vedo la cosa in modo più chiaro e rinasco". Tenete presente che queste sono 2 carte bellissime, perché il giudizio è proprio il risveglio spirituale, potrebbe essere, o il risveglio di una situazione proprio per la serie: "Ah, ecco". E con la carta del sole sento che ci sarà chiarezza mentale inerente a questa situazione o questa relazione. Non la vedo male, è un momento dove si tratta di rimettere in equilibrio le cose, dove si tratta di regolarizzare certe cose, mettere in equilibrio perché qui sento che dovete tagliare con qualche obiettivo, con qualche riconoscimento, con qualche progetto potrebbe anche essere, atteggiamento, punto di vista, aspirazione, mi dicono. Mm. Andiamo a vedere. Però in realtà qui avete l'imperatore e sento che comunque è un periodo volto alla concretezza, ok? Ma perché? Perché comunque arriva questa giustizia che porta in equilibrio. È la regolarizzazione dei conti, in un certo senso. E non abbiate paura di iniziare qualche cosa di nuovo perché, ve lo dico perché qui abbiamo sia la luna che il 9 di spade, è come se ci fosse qualche questione del passato che in effetti potrebbe ripetersi, ma vi dico che oggi siete in una posizione di vantaggio rispetto al passato. Siete in una posizione più stabile. Andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura, amici del Capricorno. Wow, 3. 3 mantra per sviluppare l'amor proprio o per lavorare l'amor proprio. Luna nuova, carta numero 28.
approfitto dell'energia della luna nuova per creare nuove intenzioni. Qui fa vedere che sta seminando delle stelle, quindi è un po' come metto nuovi semi. Con la luna nuova si semina, infatti. Non tutto. Ok. Carta numero 27 e qui ci parla di nuovi inizi e dice nuovi e più luminosi inizi mi stanno aspettando. E qui abbiamo la rinascita, ve la metto qua. E poi questa qui è una carta bellissima, carta numero 35. Mi arrendo al flusso dell'universo, oppure abbraccio il flusso dell'universo, accolgo il flusso dell'universo, mi arrendo, mi abbandono al flusso dell'universo. Scegliete quella che più vi piace. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Fatemi comunque sapere nei commenti se la lettura vi risuona. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere o lasciare una donazione, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per prenotare una sessione individuale oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!